Sì, quella che avete appena visto è una vera e propria opera d'arte che riproduce un galletto della Moto Guzzi, una vera e propria icona dell'industria motociclistica italiana. Pensate che per realizzarla sono stati impiegati circa 80 metri di fil di ferro per un anno intero di lavoro, più svariati altri oggetti di uso quotidiano che l'autore ha scelto di utilizzare. Vi starete chiedendo chi è il genio che può avere realizzato tutto questo, che vi assicuro dal vivo è molto più spettacolare che non in video. Forse vi siete persi un video che ho realizzato un anno e mezzo fa, o magari avete la memoria corta e ve lo siete dimenticati. Allora ho raccontato la storia di Silvano Beroggi, un disegnatore meccanico a lungo impiegato presso la Moto Guzzi, residente proprio a Mandello, la patria della Casa dell'Aquila, che ha costruito circa un paio d'anni fa una moto in fil di ferro, un Airone 250, un modello storico proprio della Moto Guzzi. Pensate che per realizzarlo ha impiegato 6 mesi di lavoro, di tempo, e circa 50 metri di fil di ferro. Beh, questa volta invece si è decisamente superato. E per farlo ha scelto il galletto, un modello che la Guzzi produsse tra il 1950 e il 66, frutto della scelta di combinare i vantaggi di una moto a ruote alte con quelli di uno scooter, ovvero estrema guidabilità e praticità, montando anche la ruota di scorta, insieme a prestazioni alte e alla tenuta di strada. Nel momento in cui realizzo il video, l'opera d'arte è esposta allo Square Art Center Lake Como di Mandello, in mostra fra dipinti e oggetti di antiquariato e modernariato, anche se il suo autore, Silvano, rifiuta la definizione di artista. La parola artista mi spaventa un po' e non mi ci ritrovo, perché sono cose che quando vedo dentro nella mia mente un prodotto da fare così, lo vedo già fatto e non mi ritengo proprio un artista, però effettivamente quando le vedo ultimate effettivamente mi rendo conto che c'è un lavoro dietro non indifferente. Beh, secondo voi come dovremmo chiamarlo? Ditemi la vostra nei commenti, ditemi cosa pensate di questo personaggio e delle sue straordinarie creazioni. Ma adesso andiamo avanti con il video. La scelta del galletto è stata ponderata, ma solo per un semplice motivo, che aveva più carrozzeria, sarebbe stata molto più riempitiva, e poi è sempre stata una moto, uno scooter diciamo a ruote alte, che mi ha sempre colpito per la sua linea, per le sue rotondità. È una moto un po' completa, avendo le 3 ruote, la ruota di scorta. Era anche più complicata da fare, ma è stato anche un po' uno stimolo per fare qualcosa un po' di diverso, assemblare qualcosa un pochino più complesso. Rispetto alla precedente si è migliorato un po' le ruote, mi sono un pochino più aggiornato, un pochino più affinato nel cercare di studiare, messi anche su degli schizzi per poter estrapolare meglio, elaborare meglio il filo di ferro, per rendere un pochino più omogenee con altre linee. Poi comunque è anche una moto che ha un periodo di costruzione un pochino più avanti nel tempo rispetto all'Airone, quindi è un pochino più evoluta, e ho voluto dargli anche questa evoluzione nel costruirla, nel farla. Cerchi storie particolari che ti facciano sognare, spalancare gli occhi e la bocca, provare ammirazione ed empatia? Sei nel posto giusto. Iscriviti, è gratuito, e scopri lo straordinario nell'ordinario nei tanti video che potrai trovare sfogliando le varie sezioni del canale. All'occhio artistico, alla grande manualità e alla sapienza artigiana, Silvano aggiunge anche il riciclo e il rispetto per l'ambiente. È sorprendente scoprire quali oggetti abbia usato, oltre il fil di ferro. Dipende, se un materiale si presta per essere usato per un determinato fine, lo uso, anche perché sono tutti materiali abbastanza, chiamiamoli, nobili, anche se per me non c'è un materiale nobile o non nobile, basta che corrisponde a un requisito che mi serve, lo uso. Le manopole, per esempio, sono di legno, sono dei manici di lima portati al diametro che mi serviva, o il mozzo delle ruote sono dei mestoli di una volta in alluminio ricavati apposta per fare questi determinati oggetti. Clacson è un rotolo di una tapparella, cose del genere che vengono usate, ma nella mia mente sposano per quel tipo di particolare, li uso.
prossimo obiettivo non lo so, sarà per chiudere le moto, potrebbe essere un V7 perché è quello che ha segnato un po' l'epoca Moto Guzzi. Dopo aver costruito il galletto penso che non ci siano molte difficoltà nel fare un V7. Il galletto è stato esposto insieme all'Airone 250 in questo centro d'arte, già perché sono vere e proprie opere d'arte, e un artista è da considerarsi Silvano, perché dell'artista non solo ha la manualità, la grande capacità tecnica, l'abilità, ma anche una sensibilità che gli si legge negli occhi. Non c'è che dire, anche questa volta sono riuscito a trovare lo straordinario nell'ordinario. Continuate a seguire il canale, mi raccomando, iscrivetevi, noi ci vediamo alla prossima!